Mi stavo cercando. In realtà sapevo benissimo dove io fossi in quel momento, ma c'era qualcosa dentro di me che non tornava. Sì, esatto, sto parlando di quel classico momento nel quale si trovano tantissime persone, quel classico momento nel quale abbiamo tanti dubbi, tante domande, ma nessuna risposta. Quel classico momento nel quale non ci troviamo al nostro posto, in nessun posto. Quel momento in cui nessuno ci capisce. Quel momento difficile dove non sappiamo a cosa pigliarci, dove il nostro mondo ideale sembra non far parte neanche per un po' del mondo reale. Ho sempre fatto della mia mente il mio primissimo rifugio, non ogni tanto, sempre, in ogni millesimo di secondo della mia esistenza. Nella mia mente ci sono colori che hanno un odore o profumo, profumi che hanno delle forme che hanno una consistenze che hanno dei suoni. E ci sono tantissime sensazioni che racchiudono insieme tutto questo. Avevo 2 compagni di viaggio, o forse li ho ancora. Talvolta mi identificavo in loro, altre volte semplicemente sono stati in grado di portare all'esterno della mia mente quel mondo che non sembrava reale agli altri. Questo è un pezzo della mia storia, che tanti di voi avranno vissuto, ma io l'ho vissuta a modo mio. Bitch niggas be like, oh my god.
Da quando avete scoperto l'esistenza della scatola rossa, fate di tutto per portarmici via. Non avete capito che non c'è nulla di male nel fatto che io voglia rimanerci dentro. Eppure sento parlare da tanti anni di mondi nei quali vi rifugiate nella vostra mente. Ma forse per voi lo faccio troppo intensamente? Oppure il problema sta nel fatto che la mia scatola sia per lo più di colore rosso? Capita a tutti, mi dite sempre, per ogni cosa. Eppure quando capita a me c'è sempre qualcosa che vi dà fastidio. Mi strappate via da quel che mi fa stare meglio. Io urlo, strillo, sto male, ma nessuno sente. Soffocato, il passato mi ha segnato, emana un grido soffocato, il passato mi ha segnato, emana un grido soffocato, il passato mi ha segnato, emana un grido soffocato, il passato mi ha segnato.
consumo suole, globuli rossi creano ballo e parole. La danza sfoga il mio umore, esternando passione e sudore. Il mio cuore balla su palco e strada, sul pavimento di carta vetrata. La mia anima viene esaltata, si muove dentro una fiamma bagnata. Le caviglie danzano sugli spilli, vado al ritmo del suono dei grilli. È il corpo che si muove al suono, mi fa ispirare ma non chiede perdono. Il ritmo scorre come fuoco distruttore, viene fuori dal corpo come reattore. Già me lo sento, sto flusso mi entra dentro, quest'altro movimento che parte sopra il cemento. Ci va concentramento del talento e molto tempo. Io punto alla vittoria e mica al pezzo del momento. Scappo pagine di storia, almeno me le invento. Ci investo la memoria, poi diventa un passatempo. Poi soglia dopo soglia la mia voglia è già in aumento. La mia mente viaggia libera come una foglia al vento. Ti do un avvertimento anche se sembra molto strano. Guarda che se festeggiamo sta vita la celebriamo. Tu pensi che sto rap l'abbia portato Celentano, allora impara l'italiano, non so se ci capiamo. Io lascio tutto il caso e rappo come un caso umano, senza la coca nel naso ma soltanto mi sta in mano. La giro così grossa che poi manco mi sta in mano. Mi sbrano tutto quanto con le fauci di un caimano. Vieni con me, siamo fuori dalla giungla, fuori dalla giungla, fuori da questa giungla. Scappa con me, tanto non ti perdi nulla, non ti perdi nulla, no, non ti perdi nulla. Ciao! Sono autistica. Sì, proprio così. Autistica. Anche se ad alcune persone tra voi sembrerà strano. Se così fosse, credo che voi non conosciate bene questo termine. Noi persone autistiche non siamo tutte uguali. Alcune sono come me, altre no. Essere ripetitiva sulle cose è essenziale e naturale per me. I miei sensi sono amplificati, sono una persona autistica ipersensoriale. Sto molto bene nella solitudine, fatico a rimanere in gruppo. Ho bisogno di fare movimenti ripetitivi, per molti motivi. Ve lo spiegherò più tardi.
Ciao, sono autistica. Sì, proprio così, autistica, anche se ad alcune persone tra voi sembrerà strano. Se così fosse, credo che voi non conosciate bene questo termine. Noi persone autistiche non siamo tutte uguali. Alcune sono come me, altre no. Alcune, ad esempio, oltre ad essere autistiche, hanno gravi compromissioni o disabilità cognitiva. L'autismo è il modo in cui la mia mente funziona e il nome che è stato dato alla mia organizzazione neurobiologica della mente. Non è una patologia. Non siamo persone rotte o sbagliate, come spesso viene detto. Ho scoperto di essere autistica in età adulta a causa dell'ignoranza che c'è a riguardo ed è stato bellissimo scoprire di funzionare diversamente e non essere sbagliata. Prima di scoprire di essere autistica, sono arrivata ad un punto in cui la mia testa diceva: mi stai utilizzando male, io non funziono così. Per tutta la vita ho fatto cose che richiedevano uno sforzo immenso. Mi chiedevo come le altre persone riuscissero a fare alcune cose in maniera così semplice, sopportare alcuni suoni, oppure stare sempre in mezzo a tanta gente, ad esempio. Pensavo fossero tutte persone bravissime a nascondere questo sforzo enorme. Nella mia testa è tutto suddiviso in scatole. Se qualcuno le apre e crea confusione, arriva il mutismo selettivo. Oppure arriva quel momento in cui sembra che io sia nel mio mondo. In realtà sono qui e anche lì, ma intrappolata nel cercare di riorganizzare tutto. Quante volte mi sono sentita dire: dai, come sei esagerata, fallo e basta. Bene, allora immagina se tu, che magari porti gli occhiali, dovessi stare senza poterli indossare e ti dicessero: dai, come sei esagerato, cerca di vedere bene, fallo e basta. Anzi, prova. Prova a cambiare il colore dei tuoi occhi. Se li avessi scuri, falli diventare chiari. Oppure viceversa. Ci stai provando? Dai, fallo e basta. Prova. Ti sto guardando. Perché non lo fai? Ci stai provando? Forse non abbastanza. Dai, impegnati. Cosa ti costa? Non ci riesci, vero? Questo è quello che mi è stato richiesto per tutta la vita: cambiare la mia mente. Ma la mia mente non va cambiata, va benissimo così e sono orgogliosa di essere autistica. Conosci lo stimming? In italiano chiamate anche stereotipie, ma la comunità autistica preferisce il termine stimming. Sono dei movimenti ripetitivi utili per concentrarsi, autoregolarsi, esprimere emozioni. Li ho sempre utilizzati anche nella mia danza. Pensa, ci sono alcune persone che vorrebbero che noi persone autistiche non utilizzassimo lo stimming, che per noi è fondamentale. Lo stimming lo fai anche tu, solo che noi persone autistiche lo utilizziamo in maniera più intensa e frequente. Per anni ho nascosto il mio stimming, ora non voglio più. Lo stimming autistico è un tipo di linguaggio che ancora non è stato capito. E nella mia testa tante cose si ripetono, involontariamente.
Mi fisso su poche cose, nonostante io riesca a pensare contemporaneamente in ogni istante della mia vita a tantissime cose insieme. Le cose sulle quali mi fisso vengono chiamati interessi assorbenti e vivo letteralmente dedicandomi solo a questi interessi. La mia testa martella continuamente con quel pensiero ed è come se qualcuno mi gridasse nell'orecchio sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa. Io sono orgogliosa di essere autistica, come ho già detto, e non cambierei mai la mia mente, ma vorrei cambiare questa società che conosce poco la mente autistica e che è basata solo su regole neurotipiche. Io voglio essere quello che sono e voglio essere ciò che voglio essere. Sono una persona autistica e non è vero che non provo emozioni. Sono una persona autistica e non è vero che io e l'empatia siamo due cose separate. Sono una persona autistica e non è vero che se non ti guardo negli occhi non ti sto ascoltando, ma ti ascolto meglio se guardo altrove. Sono una persona autistica e non mi devi curare dall'autismo. L'autismo non ha bisogno di cure. Immagina se ogni persona volesse conoscere ciò che non conosce. Immagina se ogni persona non giudicasse prima di conoscere. Immagina se ogni persona potesse essere se stessa senza dover utilizzare maschere. Immagina se tu... Anzi, fallo. Già me lo sento, sto flusso mi entra dentro, quest'altro movimento che parte sopra il cemento. Ci va concentramento del talento e molto tempo. Io punto alla vittoria e mica al pezzo del momento. Scappo pagine di storia, almeno me le invento. Ci investo la memoria, poi diventa un passatempo. Poi soglia dopo soglia la mia voglia è già in aumento. La mia mente viaggia libera come una foglia al vento. Ti do un avvertimento anche se sembra molto strano. Guarda che se festeggiamo sta vita la celebriamo. Tu pensi che sto rap l'abbia portato Celentano, allora impara l'italiano. Non so se ci capiamo.